Ha parlato Steven Zhang, un'intervista di circa 5 minuti al presidente dell'Inter, pubblicata dai canali ufficiali nerazzurri subito dopo la conclusione dell'importantissimo vertice avvenuto nella sede dell'Inter tra il presidente, la dirigenza e il tecnico Simone Inzaghi, servito per programmare il prossimo mercato dell'Inter e soprattutto per programmare la stagione 2022-2023. Non è stata un'intervista clamorosa, nel senso che c'è chiaramente all'interno di questa intervista anche molta diplomazia nel trattare i vari temi, soprattutto poi sappiamo benissimo che le parole contano, ma poi sono importanti soprattutto i fatti e quello che raccogliamo, però secondo me è un'intervista molto importante perché fa innanzitutto un punto della situazione relativo al progetto interista, sia per quanto riguarda il triennio appena concluso e a cui ha fatto riferimento molto spesso anche Marotta nel post partita della Samp nell'ultima giornata di campionato, che poi soprattutto per il prossimo futuro, che chiaramente è quello che ci interessa di più. Ci interessa sapere a che cosa stiamo andando incontro. E a tal proposito, secondo me, il presidente ha lanciato delle indicazioni che oggi mi sembrano piuttosto chiare e che secondo me, nonostante secondo me comunque non vanno viste con tutto questo negativismo e tutta questa preoccupazione che sto leggendo in queste ore anche all'interno del club di Passione Inter. Io capisco, è comprensibile la preoccupazione dei tifosi ed in un certo senso il nervosismo, però ecco, secondo me le dichiarazioni del presidente Zhang non vanno prese in quella chiave così negativa come ho letto in queste ore. Per cui, innanzitutto ben ritrovate e ben ritrovati, amiche ed amici interisti, amiche e amici di Passione Inter. Nuovo episodio oggi in cui voglio commentare quindi insieme a voi queste dichiarazioni del presidente Zhang e voglio darvi una mia interpretazione delle sue parole relativamente anche alle tante notizie di mercato che poi stanno uscendo dopo questo vertice societario, di cui tra l'altro vi avevo già parlato nelle scorse ore insieme al nostro collega Giorgio Musso nell'episodio che trovate sui nostri canali pubblicato nella giornata di ieri. Il nostro collega collegato direttamente da sotto la sede dell'Inter ci aveva fatto un bel punto della situazione. In vista di questo contenuto di oggi però faccio innanzitutto un piccolo disclaimer, giusto un paio di istruzioni per l'uso di questo episodio di oggi, diciamo così. Io andrò ad esprimere quella che è una mia opinione molto personale. Non so sinceramente se rispecchia quella della maggioranza dei tifosi dell'Inter oppure no. Di sicuro, da quello che ho visto in queste ore, non rispecchierà l'opinione di tanti tifosi che ieri sotto al nostro contenuto con il collega Giorgio Musso hanno pubblicato tanti commenti molto aggressivi contro la proprietà in particolare. Per cui io andrò ad esprimere la mia opinione come penso di essere in diritto di fare, ovviamente. Allo stesso tempo sono apertissimo ad ascoltare anche la vostra, anzi aspetto soprattutto i pareri contrari rispetto a quello rispetto alla mia opinione, perché sono convinto che il confronto sia fondamentale soprattutto su questi temi. Però ecco, per far parte della community di Passione Inter mi aspetto delle repliche più civili e costruttive soprattutto, altrimenti saremo costretti ovviamente ad intervenire anche con il ban. Detto questo, che cosa ha detto Steven Zhang nella sua intervista ai canali ufficiali dell'Inter? Le dichiarazioni integrali le trovate sul nostro sito passioneinter.com oppure in video sul canale YouTube dell'Inter con, sarà in inglese l'intervista, ma con i sottotitoli. I concetti fondamentali secondo me sono questi. Il primo è un giudizio comunque molto positivo sulla stagione appena conclusa con 2 trofei in bacheca e il secondo posto in campionato oltre all'ottavo di finale raggiunto in Champions League. Quindi soprattutto è stato sottolineato spesso il rapporto molto buono instaurato con il tecnico Simone Inzaghi. I maligni secondo me potrebbero leggerci anche una velata punzecchiatura, possiamo dire così, all'ex tecnico Antonio Conte quando Zhang dice che lavorare con Inzaghi mi mette molta serenità e mi piace lavorare con una persona come Inzaghi, dice il presidente. Andremo avanti sicuramente, si è confermato ovviamente l'intenzione di rinnovare il contratto del tecnico. I più cattivi secondo me diranno che Zhang è felice di lavorare con Inzaghi anziché con Conte perché Inzaghi accetta tutte le decisioni, è molto aziendalista. Questa è stata una critica che ho visto spesso muovere nei suoi confronti. Può anche essere dal mio punto di vista che ci sia sintonia tra la proprietà, la dirigenza, l'allenatore e la squadra non può che essere visto in maniera positiva, ma anziché in maniera negativa. Poi magari sbaglio. Il secondo concetto molto importante da sottolineare però
è quello ancora più importante e attorno al quale ruota tutto il nostro discorso di oggi e del momento. Si parla del prossimo futuro, si parla di che cosa sarà dell'Inter nel prossimo futuro e Zhang si esprime in una maniera molto interessante perché in più passaggi ribadisce in modo molto chiaro che l'obiettivo principale è rimanere competitivi e lottare per i trofei puntando sempre al massimo, dice chiaramente il presidente. Quindi, come ha fatto lo stesso Marotta, sottolinea che siamo sulla strada giusta, visto il percorso ed i risultati dell'ultimo triennio. Si fa molto riferimento al triennio che si è concluso in quest'annata, ma poi aggiunge, attenzione, che l'obiettivo è fare ancora meglio della scorsa stagione, quella appena andata in cantiere, quindi puntare sempre al massimo e soprattutto aggiunge secondo me il carico dal punto di vista delle ambizioni quando dice che dobbiamo essere molto competitivi anche più di prima. Sottolineo questo passaggio, i risultati sportivi sono l'obiettivo principale del club e tutto il resto viene di conseguenza. Questo secondo me è un passaggio importantissimo, soprattutto perché poi aggiunge in secondo luogo, sottolineo di nuovo, in secondo luogo dobbiamo essere sostenibili a tutti i livelli. Per cui la priorità è sicuramente il risultato sportivo e l'Inter punterà la prossima stagione a fare ancora meglio rispetto all'ultima stagione, a quella appena conclusa. Allo stesso tempo però viene ribadito che c'è la necessità di portare il club alla sostenibilità a tutti i livelli. Viene utilizzato questo modo per esprimere le necessità di cassa dell'Inter, ma questo viene messo oggi in secondo luogo. Perché sottolineo e perché premo molto su questo passaggio e lo ripeto spesso? Perché è una dichiarazione nettamente diversa rispetto a quella che lo stesso presidente aveva fatto un anno fa. Ve la recupero perché me la sono segnata e ve la voglio leggere senza commettere errori. Eccola qua. L'anno scorso, di questi tempi, dopo la chiusura della stagione, il presidente Zhang disse: abbiamo bisogno di un'ampia plusvalenza alla fine di questo calciomercato, provando a mantenere la squadra più competitiva possibile per poter far bene in Champions e per poter riconquistarla anche l'anno prossimo, riconquistare la Champions anche l'anno prossimo. Poi gli chiedono se punteranno a rivincere di nuovo lo scudetto. Lui dice: non sarà facile, per ora godiamoci quello appena conquistato. Queste erano le dichiarazioni di Zhang un anno fa, che parlava di fatto come priorità assoluta di fare cassa e poi salvare il salvabile arrivando di nuovo in Champions League. Quest'anno mi sembra evidente che dal punto di vista comunicativo il tiro sia nettamente più alto già in partenza e questa cosa è stata chiarita a tutti, ai tifosi, alla dirigenza, all'allenatore e alla squadra. Detto questo, veniamo quindi al discorso mercato. Ripeto, subito dopo il vertice abbiamo realizzato un collegamento con il nostro collega giornalista Giorgio Musso da sotto la sede, lì trovate il punto della situazione completo con quello che è emerso da questo vertice. Io mi limito su questo tema a farvi un'osservazione aggiuntiva sulle varie notizie che stanno uscendo in questo momento. Tutti i quotidiani, tutte le testate online e i tanti giornalisti che seguono l'Inter subito dopo la fine di questo vertice si sono affrettati a scrivere quello che di fatto è un messaggio arrivato chiaramente dall'Inter con i punti chiave di questo vertice durato 5 ore in questo martedì 24 maggio. Quelli che è arrivata, diciamo, quella che molti chiamano la velina del club, passatemi questo termine che viene spesso utilizzato. Io non sono assolutamente nessuno per poter giudicare il lavoro degli altri, non sto assolutamente giudicando il lavoro degli altri, però vorrei invitare tutti quanti quelli che almeno seguono noi di Passione Inter a prendere sempre a dare il giusto peso alle notizie che vengono date e soprattutto, secondo me, molto dipende anche dal come le notizie vengono riportate. Quindi io vi riporterò quello che secondo me è il senso finale del vertice di ieri in relazione quindi alle prospettive di mercato. L'esigenza di far cassa c'è ed è stata chiaramente ribadita, lo abbiamo detto, ne ha parlato anche lo stesso presidente Zhang, la cifra individuata sarebbe attorno ai 60 milioni di euro. Questa è la cifra che sta circolando in queste ore. Probabilmente, da quello che è il mio punto di vista, si potrebbero sistemare i conti anche con più calma nel tempo, non dovendolo fare immediatamente in questa sessione di mercato, ma aspettando anche le prossime. Però l'Inter è sempre molto prudente su questo aspetto durante la gestione, durante l'era Zhang in presidenza e quindi credo che cercherà di farlo già in questa sessione di mercato e probabilmente il prima possibile. Per fare questo, per quindi risistemare e riequilibrare i conti,
Si batterà innanzitutto la strada degli esuberi, quindi le strade alternative con giocatori che non fanno parte del progetto o comunque che sarebbero cessioni dal peso minore a livello di impatto sulla prima squadra e sugli obiettivi di questa stagione. Dopodiché, dovessero arrivare offerte alte per giocatori importanti, verranno valutate. Ma questa è una cosa che non smetterò mai di ribadire, vale per tutti i club italiani, non solo per l'Inter. In questo senso, quindi, si sono diffuse tante voci su Bastoni in questo momento. Il nome di Bastoni, secondo me, sta circolando non perché l'Inter ha deciso di vendere Bastoni, attenzione, ma perché in questo momento quello di Bastoni è il nome che ha il maggior numero di club ricchi, e sottolineo club ricchi, che si sono interessati. Quindi è una differenza sottile ma sostanziale all'interno di questo discorso. Considerando poi che l'Inter sta andando in maniera molto convinta a prendere Bremer dal Torino come uno dei primi colpi insieme ad Onana già fatto, eppure Dybala è un nome molto caldo, secondo me molti hanno saltato un passaggio e hanno fatto un semplice 1+1, come dico tante volte, e hanno poi lanciato quindi questo allarme rosso su Bastoni che ha scatenato la furia dei tifosi che sto leggendo in queste ore, anche se secondo me Bremer non può sostituire Bastoni dal punto di vista tecnico, andrebbe riequilibrata tutta quanta la difesa. Magari poi, ecco, magari effettivamente poi partirà Bastoni, però attenzione a fasciarci la testa troppo presto, vediamo quello che succede. Anche perché, e vado verso la conclusione, il punto cruciale rimane sempre la competitività. Io non credo che la proprietà sia così scellerata da dire: Inzaghi, io ti smantello la squadra, però devi vincere tutto, altrimenti ti licenzio. Non ci voglio credere. La sostenibilità è una via assolutamente da perseguire e credo che sia anche l'unica via per il futuro dell'Inter, se vogliamo vedere un Inter a lungo termine, a prescindere anche che ci sia Zhang o meno in proprietà, vale per tutti. E quella strada però va mantenuta, va intrapresa mantenendo la competitività, e questo è stato ribadito nuovamente. Quindi l'Inter la competitività finalmente l'ha ritrovata, perché 2 secondi posti, 1 scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una finale di Europa League e un ottave di finale di Champions dopo tanto tempo, vuol dire essere tornati finalmente ad essere competitivi. Quest'anno l'Inter, nonostante i tanti punti buttati via in questa stagione, avremmo potuto fare sicuramente molti più punti, ma comunque ne abbiamo fatti 84 e nonostante le premesse di inizio stagione, secondo me sono comunque tanti punti. Per questo motivo io credo che innanzitutto starà ai dirigenti sostituire bene i giocatori che partiranno, perché il punto è tutto lì. Il Milan ha vinto lo scudetto anche grazie ai nostri scivoloni sicuramente, ma comunque facendo 86 punti dopo aver perso giocatori come Donnarumma e Çalhanoğlu che sono stati sostituiti bene, e pescando giocatori come Kalulu che sono stati pagati 2 goleador e qualche spicciolo. Ecco, non serve necessariamente prendere Haaland e Mbappé, anche se li vorrei ovviamente, però si può far bene e si può essere competitivi e vincere anche con la forza delle idee, pescando per esempio dei nuovi Dumfries o dei nuovi Çalhanoğlu, giusto per fare degli esempi proprio che abbiamo visto anche la scorsa estate. Allo stesso tempo io credo che anche lo stesso Inzaghi abbia dei margini per poter sollevare la quota di punti che porta lui stesso nell'Inter, con un anno in più, avendo imparato anche dagli errori commessi quest'anno e una dirigenza che ha potuto programmare con più calma. Io credo che potremo restare lì ed essere ancora competitivi. Quindi, per chiudere, io credo che l'Inter sia in mano dei professionisti seri. Se tutti faranno il loro lavoro al top, non vedo perché non possiamo confermarci sui livelli di quest'anno anche il prossimo e anche l'anno dopo ancora. E se sei sempre lì a lottare punto a punto, sei dove l'Inter deve stare, secondo me. Poi capisco i tifosi, lo ribadisco, io capisco i tifosi che durante il mercato si arrabbiano per delle partenze di giocatori importanti e vorrebbero tanti acquisti di alto livello. Lo capisco perfettamente. E quando ieri ho detto questa cosa anche nella nostra diretta delle 19:30, che da tifoso anch'io vorrei solo grandi acquisti, un personaggio nei commenti mi ha attaccato con dei modi sui quali sorvolo, ma mi ha detto: se non ti sta bene come viene gestita l'Inter da Zhang, comprala tu, mettici i soldi, oppure cambia squadra, oppure stai zitto. Questo è stato il discorso che mi è stato elencato in 3 punti. In primis mi fa ridere che spesso vengo accusato da molti di quelli che ci seguono di essere troppo difensore della proprietà, poi mi spuntano dei commenti di questo genere e mi fa sorridere, ecco, questa cosa. Seconda cosa, se anche avessi i soldi, personalmente, per quanto amo l'Inter, comunque non so se metterei i miei soldi in un'azienda in perdita dove butti i soldi ogni anno
e la risposta è che nonostante i soldi che perdi ti arrivano un sacco di insulti, se non quasi solo insulti. Però di base il concetto è anche condivisibile, quello che mi è stato messo in evidenza nei commenti. La proprietà dell'Inter oggi è questa, ci ha riportati a competere, ha portato una visione nel club e una progettualità, ha portato grandi investimenti che ora da qualche tempo a questa parte ormai si sono fermati, ma si sta portando il club in una direzione che la farà camminare presto, speriamo il prima possibile, sulle proprie gambe. Adesso credo che stia anche all'abilità poi dei dirigenti e dell'allenatore e anche dei calciatori stessi che sono pagati bene e regolarmente per svolgere il loro lavoro, ecco, far sì che si tiri fuori il 110% ci accontentiamo del 100%, ecco, da quello che oggi c'è a disposizione. Poi il mercato lo dovremo giudicare al 1° settembre, solo dopo la chiusura, non ora basandoci sulle voci, ma soprattutto lo dovremo giudicare all'arrivo, a fine stagione, perché io personalmente tifo l'Inter, tifo per i risultati dell'Inter e non per il calciomercato dell'Inter. Fatemi sapere le vostre opinioni, aspetto con trepidante attesa le vostre considerazioni per confrontarmi insieme a voi nei commenti. Vi ricordo che approfondiremo ulteriormente questi temi perché c'è ancora molto altro da dire, ma lo faremo nella diretta delle 19:30 e con altri contenuti che andremo a pubblicare sui nostri canali, quindi iscrivetevi per non perdervi nulla. Se mi avete seguito fino a questo punto dell'episodio di oggi, fatemelo sapere con l'emoji. Oggi facciamo quella del pallone, visto che vogliamo parlare anche un po' di calcio giocato e parleremo anche di calcio giocato nelle prossime ore. Emoji del pallone nei commenti. Vi ricordo passioneinter.club per entrare a far parte della nostra splendida community dove poter condividere questi temi 24 ore su 24. Ci confrontiamo io, Simone, Alessio e tutta la redazione di Passione Inter con i nostri sostenitori del club su ogni tema, ogni minuto, ogni giorno, a qualsiasi ora, quindi vi aspettiamo nel club di Passione Inter. E per chi ci sta seguendo da YouTube vi lascio qui, da questa parte, un altro video da guardare assolutamente, ovvero il riepilogo sul mercato dell'Inter direttamente da sotto la sede dell'Inter con il nostro collega Giorgio Musso. Se non lo avete ancora visto, lo trovate qui e potete seguirlo. Grazie ancora per avermi ascoltato fino a questo punto.